Ciao per PC.it, oggi vediamo la video recensione al Google Nexus 7. Questo è il primo tablet Google, è il primo in commercio con brand Nexus, ma è anche, soprattutto, il primo tablet ad usare la nuova versione di Android 4.1 Jelly Bean. È un 7 pollici con risoluzione superiore alla media, pari a 1280x800 pixel. Lo schermo è un IPS dotato di ottimi angoli di visuale e di una buona qualità nella riproduzione dei colori e del contrasto. Anche la luminosità è accettabile, tra l'altro è superiore alla media dei dispositivi Android, ma non è così alta da evitare i riflessi. Non è il tablet più sottile in commercio, siamo sui livelli di un iPad 3, ma in compenso è uno dei più leggeri con 340 grammi. L'ergonomia è ottima, il tablet si riesce a tenere veramente bene in mano ed è merito degli angoli smussati sul retro, della superficie, di questa particolare superficie semi-gommata usata per la parte posteriore che facilita la presa. Anche in modalità orizzontale la presa è buona, con i pollici si riesce ad attivare, ad arrivare a tutte le funzionalità dell'interfaccia touchscreen. Il vero vanto di Nexus 7 è comunque il prezzo di vendita. La versione 8 GB costa $199 o 199 euro in Europa, mentre quella 16 GB, che poi è quella che arriverà in Italia ad inizio settembre, costa 249 euro o dollari. Sono dei prezzi molto più bassi rispetto alla media Android attuale, studiati per competere con il tablet più venduto dopo iPad, ovvero il tablet Amazon Kindle Fire. Il bello è che anche la scheda tecnica è superiore alla media Android del settore. Abbiamo la piattaforma Nvidia Tegra 3, quindi una quad-core con GPU capace di riprodurre i migliori giochi disponibili per Android in questo momento, giochi di qualità console intendo, e di garantire la riproduzione multimediale di qualsiasi tipo di filmato HD sia in locale che in streaming, in rete, quindi su YouTube e simili. Nexus 7 è molto veloce anche durante la navigazione web, grazie soprattutto al nuovo browser Chrome installato di default in questo nuovo Google Android. La navigazione web è molto fluida e piacevole, certo si può sempre migliorare, ma è un bel passo in avanti rispetto alle soluzioni precedenti. Qui tra l'altro vedete un filmato riprodotto nel browser in modalità HTML5, così come sono sparite tutte le incertezze che avevamo visto in Android 4.0 ICS, e parlo soprattutto dell'interfaccia grafica, dell'interfaccia utente di Android 4.1. Il nuovo sistema non è però solo più reattivo e più fluido, ma integra anche alcune delle funzionalità non presenti nella precedente versione, come gli widget che si adattano automaticamente all'interfaccia, alla loro posizione sullo schermo, in questo modo. Il sistema di notifiche, che in questa versione da 7 pollici è in alto, molto simile agli smartphone. Su Jelly Bean abbiamo installate anche le nuove versioni delle Google Apps, compresa la nuova Google Plus. Ma soprattutto possiamo usare in esclusiva e in anteprima la nuova funzionalità chiamata Google Now. Google Now è un nuovo servizio Google e anche un nuovo modo per interagire con il tablet. Il sistema studia il nostro comportamento, usa il GPS per consigliarci ad esempio il percorso migliore per arrivare in un luogo in cui siamo già stati o il ristorante più vicino alla zona in cui ci troviamo, le condizioni meteo, così come per fornirci dei risultati personalizzati quando facciamo delle ricerche in rete su Google. Una delle funzionalità più divertenti sono i comandi vocali, ad esempio: che tempo fa a Firenze? Ed ecco che Google Now mostra il widget con le previsioni meteo della città che abbiamo chiesto, o ancora: portami a Roma Termini. Ed ecco che Google Now apre il software di navigazione, ci prepara il percorso, eccolo, e ci permette appunto di navigare nella destinazione che abbiamo dettato vocalmente. Ci sono molte altre funzionalità, non tutte ancora sono disponibili nel nostro paese, ma lo saranno sicuramente in futuro. E in ogni modo Google Now resta una delle caratteristiche chiave, una delle caratteristiche esclusive di questo Nexus 7. Pur essendo piccolo e leggero, ha una batteria abbastanza grande, da 4325
mAh, che Asus dichiara buona per 8 ore continuative, quindi per 8 ore di autonomia. Nei miei test in realtà sono riuscito a fare di meglio con luminosità settata su auto, wifi e GPS sempre attivi. Il tablet mi ha retto tranquillamente per 2 giorni, l'ho usato al posto del PC per la navigazione internet per rispondere alle mail durante un intero weekend, quindi per 48 ore senza problemi, e l'ho usato in circostanze molto più impegnative per almeno 8 ore. Dopo tutti questi complimenti c'è anche spazio per qualche critica. Sappiamo che il Nexus 7 non ha il lettore di schede micro SD, sul lato non c'è nessun lettore, quindi lo spazio a disposizione è quello interno da 8 o 16 giga. Sappiamo anche che non c'è un'uscita video, quindi non c'è modo di collegarlo ad una TV, a un monitor più grande per la riproduzione dei filmati e soprattutto anche per i giochi, viste le ottime prestazioni della piattaforma grafica. Ma personalmente ho sentito soprattutto la mancanza della fotocamera posteriore, perché su un dispositivo come questo, che è piccolo, leggero, si può facilmente portare dietro anche durante le vacanze o durante gli spostamenti, integrare una fotocamera, anche se di qualità non eccelsa, visto il prezzo comunque più basso sul mercato, avrebbe permesso di girare filmati, di scattare delle foto ad una risoluzione un po' migliore e comunque magari di, in alcuni contesti, evitare di portarsi dietro una macchina fotografica. Chiaramente nessuno pretende di sostituire una reflex con un tablet da $199, ma almeno la possibilità di registrare dei filmati HD 720p poteva essere integrata in questo Nexus. Sono delle rinunce però abbondantemente ripagate da tutti i vantaggi che ha Nexus 7, a partire dal prezzo di vendita più basso dei rivali, dalla qualità costruttiva veramente impeccabile, dalla buona piattaforma hardware, fino ad arrivare alla certificazione Google, alla garanzia che Google darà a questo tablet particolari attenzioni nel corso dei mesi, proprio come sta facendo con gli smartphone della serie Nexus. Bene, per maggiori informazioni ed altri dettagli su Nexus 7 visitate la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo e iscrivetevi a questo canale YouTube perché nei prossimi giorni ho in programma altri video di approfondimento per il tablet Google e Asus. Nexus 7 ha avuto un ottimo successo in queste prime 2 settimane di commercializzazione americana. Per questo sono stati rilasciati, sono sul mercato diversi accessori ufficiali e non. Parlo soprattutto di custodie. Io ho ordinato questa custodia su eBay, costa veramente poco, costa meno di 10 euro. Non è ufficiale, ma è perfettamente compatibile, come vedete. Permette di proteggere il tablet sul retro, lascia libero accesso alle porte di espansione, a dei fori appositi, così come ai 2 microfoni integrati. Ve la consiglio se in attesa di ricevere informazioni sulla disponibilità degli accessori ufficiali.